Buongiorno e ben trovati. Oggi vi voglio parlare di un esercizio che è richiesto anche nell'esame di primo e di secondo livello. È un esercizio relativamente semplice, però se non lo fate mai vi trovate poi in difficoltà, perché comunque è una di quelle cose che è richiesta nell'esame dei livelli. E va sotto la voce porcospino, cioè se voi andate a vedere la checklist dell'esame del livello, sotto le voci porcospino c'è scritto massaggiare tutte e quattro le gambe e prendere tutti e quattro i piedi dalla stessa parte. Cosa significa questo? Significa che io dovrò andare a pulire i piedi del cavallo o comunque ad alzare i piedi del cavallo stando dalla stessa parte. Allora, quando noi alziamo i piedi del cavallo, mi avete visto fare alcune volte in dei video con i puledri, con le corde, eccetera eccetera, ma quello è solamente l'inizio, poi dopo va raffinato, migliorato sempre di più, fino a che non si arriverà un giorno che dobbiamo veramente fare poco. Poco cos'è? Uno schiocco di dita per esempio, oppure un suono con la bocca. Quello che volete però deve essere qualche cosa che semplicemente dice al cavallo: mi dai quel piede per favore? E lui lo deve dare, non ci deve essere spinte sulla spalla, alzare il piede, spostare il cavallo in tre con un crick, no, deve essere una cosa in cui il cavallo partecipa volentieri e alla vostra minima richiesta, ok? Quindi il risultato che vi voglio far vedere oggi è, quello che è richiesto nell'esame. Quindi esercitatevi se avete intenzione di prendere i livelli, perché questa cosa qui vi verrà richiesta. La prima cosa che io vado a fare è, prima di tutto, mi accerto che il mio cavallo mi dia i piedi separatamente usando un livello estremamente basso di richiesta. Quindi nel mio caso cosa faccio io? Schiocco, cerco di far sì che il cavallo pensi a me, perché ovviamente se si mette a mangiare e pensa ad altro è difficile che possa rendersi conto che io sto parlando con lui, no? Magari la mia richiesta, visto che dovrebbe essere veramente lieve, può darsi che non la veda nemmeno, ok? Quindi accertatevi che sia connesso con voi. Dopodiché cosa faccio io? Schiocco 2 volte le dita, se tocco la gamba del cavallo, poi vi dirò per quale motivo tocco la gamba del cavallo, faccio quello che devo fare, quindi pulisco, massaggio eccetera eccetera, e poi la carezzo e la rimetto giù. E la stessa cosa la faccio anche dalla parte di là. Quindi lui chiaramente alza già questa perché io sono da questa parte, però io mi devo accertare che lui, di nuovo, schioccando le dita, toccando la gamba, lui la alzi e me la dia. La stessa cosa la faccio dietro, quindi mi porto sempre dietro la corda, usate la corda lunga quando fate questo, schiocco le dita, tocco la gamba del cavallo e lo ributto giù. Dopodiché vado da questa parte, questa è una verifica, se non funzionasse ci devo lavorare finché non funziona. Finché non funziona cosa? Che mi risponde in fase 1, quindi tocco, scendo e aspetto che me la dia lui, non gliela prendo io. Avete visto, lui l'aveva messa al riposo, io ho messo la mano sotto, quando lui ha fatto per tirarla su me le sono portata su, quindi non ho preso e tirato sul piede, ok? Una volta che ho una risposta di questo genere, allora posso cominciare a fare cosa? A chiedere di darmi il piede dalla stessa parte. Come? Vi ricordate che vi ho detto prima che vado a toccare la gamba del cavallo perché gli voglio dire quale darmi? Ok? Faccio quello. Quindi mi accerto che lui stia a pensare a me, vado giù, schiocco, tocco e aspetto che me la dia. Butto giù. Eros, la puoi appoggiare? Grazie. Vado a toccare l'altra, schiocco, aspetto che me la dia ed ecco che la incrocio e posso andare a pulire l'altra e poi la rimando giù. Vado dietro, scendo, schiocco, mi dà la gamba, vado a pulire questo piede, ributto giù, tocco quest'altra gamba, schiocco, aspetto che me la dia, l'allungo e vado a massaggiare quest'altra gamba, ok? Voi direte, è pericoloso? Sì, è pericoloso se non avete preparato bene il cavallo. Ovviamente sarà un cavallo, sì, c'è sempre la tassa da pagare.
sarà pericoloso se ho un cavallo che io non posso stare qui dietro, ok? Quindi prima di tutto devo fare in modo che il mio cavallo mi consenta di stare dietro senza nessun problema. È pericoloso? Sì, è pericoloso come lavargli la coda, è pericoloso come, ma molti di voi lo faranno, ok? Magari qualcuno lo fa così, ma non è che se io sono qui il cavallo mi può calciare, non mi calcia. Quindi tenete sempre presente che se preparate bene il vostro cavallo e il vostro cavallo si comporta da partner, non è un problema stare qui o stare da qualche altra parte. Tenete presente che un cavallo riesce a grattarsi dietro l'orecchio con quel posteriore là, per cui vi garantisco che se vuole colpirmi può farlo tranquillamente anche se io sono qui alla spalla. Quindi ricordatevi, lavorare con i cavalli è pericoloso a prescindere. Se andate dal vostro assicuratore e gli chiedete di farvi un'assicurazione sugli infortuni, se voi andate a cavallo vi chiederà dei soldi in più. Quindi è ritenuto uno sport pericoloso. Ma se fate le cose come si deve e soprattutto se preparate il vostro cavallo, se non costringete il vostro cavallo, ma preparate il vostro cavallo a comportarsi come partner, semplicemente questo, starete in una botte di ferro. Altrimenti il pericolo c'è comunque anche quando andiamo a giro in macchina, c'è sempre il pericolo, ok? Quindi spero anche in questo video di avervi dato qualche informazione in più su cui poter riflettere e soprattutto qualche esercizio su cui poter magari lavorare anche in queste settimane di pioggia, anche se non potete lavorare in campo, anche se dovete stare per forza nel box. Queste sono cose che potete fare anche dentro un box, un box magari un po' più grandicello che vi permette di mettervi il cavallo come vi serve, però queste sono cose che potete fare anche dentro il box. Quindi se vi è piaciuto il video, come al solito mettete un mi piace, se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi, visto e considerato che c'è una marea di contenuti sul canale e ogni settimana esco con altri video, forse è il caso che vi iscrivete se vi piacciono i miei video. Se non vi piacciono non vi iscrivete, non c'è nessun problema, amici come prima. E se invece volete ancora di più e volete accedere a dei contenuti più particolari, più avanzati e speciali, abbonatevi al canale, così oltre a supportarci avrete anche maggiori informazioni. E se volete delle lezioni ad persona, per voi, per risolvere dei problemi vostri che avete con il vostro cavallo, oppure perché siamo in un periodo che non si può fare corsi in presenza, volete comunque andare avanti nella vostra horsemanship, ricordatevi che io do anche delle lezioni a distanza attraverso un servizio che si chiama Distance Coaching, per il quale trovate tutte le informazioni sul mio canale dentro la sezione che si chiama, guarda caso, Distance Coaching. Quindi supporto dal menu e poi c'è Distance Coaching, entrate dentro e c'è spiegato tutto, quanto costa, come funziona, c'è un video in cui vi spiego tutto come funziona e poi se mi volete contattare attraverso il modulo di contatto potete farlo. Comunque quello è magari per chi vuole andare più avanti. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control, I'm speeding fast to chase my soul.